Ciao, sono Simone e bentornati nel mio canale. Quello di oggi sarà un video molto breve, vedremo come utilizzare il buzzer attivo. Poco tempo fa ho fatto un video inerente al buzzer passivo e abbiamo visto quindi come far vibrare la membrana interna del buzzer per far sì che questo buzzer produca toni diversi appunto a seconda di quanto questa membrana vibra, per quanto tempo, le pause. Quindi abbiamo visto appunto come far suonare, tra virgolette suonare, perché abbiamo visto che sono comunque toni semplici, suoni semplici, uno spartito, passatemi il termine. Quindi vediamo il buzzer attivo, che è un buzzer poco interessante, diciamo, è programmato per riprodurre un suono, ma può essere comunque utilizzato per completare i nostri progetti. Quindi iniziamo. Quindi abbiamo detto appunto buzzer passivo. Come vedete è molto simile al buzzer attivo, in questo caso come sempre utilizzo un buzzer proveniente dal kit della Eligo di 37 moduli, come sempre lascio in descrizione il link per l'acquisto. In questo caso vi sono, come vedete, ecco, 3 pin, ma uno non lo utilizzeremo, appunto perché questo tipo di buzzer, il buzzer attivo appunto, necessita di 2 pin, il meno, se riesco a inquadrarlo, e il più, in questo caso S, quindi possiamo utilizzare o S, il segnale, o quello di mezzo che sarebbe la tensione, diciamo, quindi utilizziamo il più e il meno. L'idea sarà appunto di collegare il meno al terra di Arduino e o il più o il segnale a un pin di Arduino portato a 5 volt. Quindi potremmo anche provare semplicemente collegando il più del pin del nostro buzzer al 5 volt di Arduino, e in questo caso suonerà. La cosa, diciamo, tra virgolette interessante di questo buzzer è che alimentando il pin dell'alimentazione, scusate la ripetizione, il buzzer suonerà. Questo può essere utilizzato, appunto, essendo un suono semplice, un beep, no? Il cosiddetto ciccalino, può essere utilizzato appunto per fare un beep, che so, in caso di errore, in caso di quando c'è un messaggio su un display, quindi vogliamo catturare l'attenzione di chi sta intorno al nostro sistema, al nostro progetto, insomma, piccole cose magari interessanti, però ripeto, buzzer semplice, suoni semplici, uno. Non possiamo fare varie tonalità come abbiamo appunto fatto con il buzzer passivo. Quindi molto semplice, Arduino, buzzer, cavo di Arduino e 2 cavetti, appunto colleghiamo il meno e io collego S. Come vi dicevamo potete collegare anche il più, non cambia nulla, e come dicevamo meno terra di Arduino, S o più quello che avete collegato a un pin qualsiasi di Arduino che poi porteremo a 5 volt, ad esempio pin 7. Ed ecco fatto il collegamento. Ora passiamo al codice e vedrete quanto è semplice. Quindi codice molto semplice, poche righe. Inizializziamo il pin al quale abbiamo collegato la nostra alimentazione, il nostro più del nostro buzzer. Impostiamo questo pin in output e lo portiamo a un livello basso in modo tale da non farlo suonare. E poi nel loop semplicemente cicliamo queste poche righe, ovvero attendiamo 3 secondi, poi portiamo il nostro buzzer, il pin del buzzer, a un livello alto, attendiamo un secondo e lo portiamo a un livello basso. Quindi quello che succederà è che il nostro buzzer suonerà per un secondo ogni 3 secondi. Carichiamo lo sketch e proviamolo. Io l'ho già caricato, quindi collego il mio Arduino e vedrete che tra 3 secondi suonerà. Quindi come sentite, beep semplice,
stacchiamolo perché innervosisce. Bip semplice, e quindi possiamo semplicemente utilizzare queste due righe per far suonare il nostro buzzer un secondo, quindi bip e poi silenzio. Quindi queste 3 righe, scusate, con questa inizia a suonare, attendo un secondo e si spegne. E anche oggi siamo giunti alla fine di questo video, quindi mi raccomando, se ti è piaciuto lascia un mi piace e iscriviti al canale, magari attiva la campanellina, così rimarrai aggiornato su tutti i nuovi contenuti, e buon divertimento e alla prossima!